Bentornati amici smokers, nel video di oggi avrò il piacere di parlarvi di alcuni tabacchi turchi. Per il gentile regalo ringrazio tantissimo il mio amico Marco. Mi sono scritto degli appunti perché la cosa comincia a essere difficile, con più di un tabacco ricordarmi tutto a memoria, li ho fumati alternandoli nel giro di un mese. Per iniziare abbiamo una affumicata composta da tabacchi orientali e Latakia. Come potrete vedere, un simpaticissimo pacchetto con un taglio flake, dei colori anche interessanti, un odore di legna da ardere, e in fumata possiamo dire che è stato un tabacco molto particolare, quello che mi ha fatto scrivere di più. Una fumicata leggera, costante durante tutta la fumata, costante anche un sapore di torba tipo barley, anche costante l'aroma di cioccolato e cacao. Più in basso di questi sentori, gradevole ma non costante, ogni tanto si affacciavano frutta secca, noci e mandorle. La combustione non è delle migliori, un po' ignifugo, necessita di più riaccensioni. È possibile che siano solo orientali. Ho scorto un po' di barley, ma in mezzo a tante spezie. Devo dire nicotinicamente leggero, molto fumabile. L'unica cosa che, ripreso dopo alcuni giorni, tanti dei sapori, degli aromi, del frutta secca e tutti gli altri praticamente sono svaniti, cosa che mi capita un po', può capitare anche con tabacchi noti, ma non a questo livello. È rimasto prevalentemente un sapore secco e affumicato. Poi abbiamo delle due buste dentro tutte le avvertenze sanitarie. L'unica differenza dall'una all'altra, sono riuscito a scorgere, è stata la parola yellow e red. Partendo dalla red, sono venuto subito all'apertura della busta a contatto con un forte odore, anche ma gradevole, di ciliegia e di mela verde. Al palato i sapori di ciliegia e di mela si mantengono, di fondo anche pepe, spezie tipo origano, anche incenso. Un taglio broken flake, come avete visto, un po' strano, sembra argilla, soprattutto al tatto. Una fumata amara, a tratti salata, può sembrare strano, ma è così. Non fastidiosa, non sgradevole, nonostante sia un aromatizzato, non è al mio palato stato dolce. Una combustione in questo caso sufficiente. La cenere molto strana, sembrava veramente incenso bruciato. Purtroppo anche nel caso di questa busta, dopo qualche giorno che ce l'avevo aperta, anche se l'ho trasferita in un vaso di vetro, sono svaniti un po' i sentori e è rimasto molto secco in fumata. La terza busta che ho aperto, la Yellow, quella che tra l'altro sto fumando in questo momento nella mia Church Warden di Aldovelani, un taglio ribbon con delle foglioline più fine, come potete vedere, in tutti e tre i casi umidità sufficiente. Questo tabacco dà l'odore speziato un poco indecifrabile. In fumata si è distinto subito un sapore di tè verde durante tutta la fumata. In questo caso, anche dopo averlo tenuto aperto più giorni, la busta ha mantenuto il sapore fino alla fine. È quello che sono riuscito a fumare più tranquillamente. Sinceramente sono dei tabacchi dei quali non conoscevo l'esistenza e è stata per me una bella esperienza solo conoscere altre colture, costumi, anche se si tratta solo di tabacco. Sono tabacchi che qualitativamente
non mi sono sembrati superiori alla sufficienza, ma probabilmente comparati a quelli italiani stiamo lì. Io ringrazio ancora veramente il mio amico Marco che mi ha dato questa opportunità di scoprire questi tabacchi. Non so se mi segue con il canale, perché ci siamo conosciuti dal vivo e quando ci si conosce dal vivo fra fumatori di pipa, non mi viene proprio da parlare del canale, abbiamo talmente tante cose da parlare. Oltre a questi qua in realtà ce n'è un altro che devo ancora aprire, il Bosphorus, che ve ne parlerò più avanti, lo aprirò più avanti. Questo in realtà non è della Gladora, è un'altra marca, però sempre turco. L'ho visto a differenza degli altri, l'ho visto sulle reti sociali, non ha i marchi del monopolio, difatti non ha neanche alcuna scritta sanitaria. Si vede che è una confezione casereccia, però ben confezionata. Se l'avete conosciuti anche voi, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti. Nell'ultimo video c'è stato un iscritto che si è lamentato che non avevo fatto il brindisi anche se stavo registrando di mattina, quindi rimedio, chiedo scusa e prosit con del buon Chivas. E anche per oggi è tutto, hasta la prossima amico smokers. Se sei arrivato fino a qui lasciami un bel like e mi raccomando, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, a te non costerà niente e a me aiuterai tantissimo a crescere. Ciao!